Lasciatevi lanciare una monetina. Croce? Va bene, cominciamo da qui allora. Cominciamo con una citazione. I persiani sono soliti decidere delle cose più importanti da ubriachi. Le decisioni così prese, se confermate il giorno dopo da sobri, vengono definitivamente accettate. Così scriveva Erodoto nelle sue storie nel 430 a.C. E questo perché? Perché il vino aiutava a superare le proprie barriere concettuali e a prendere delle decisioni più giuste. Serendipiti. Quanti di voi sanno cosa significa serendipiti? In ambito scientifico, serendipiti significa scoprire le cose per caso. Cioè io cerco qualcosa e ne trovo un'altra. Bene, la maggior parte delle scoperte scientifiche avviene proprio così, per scoperte casuali. La penicillina. Sapete chi ha scoperto la penicillina? La penicillina fu scoperta nel 1928 dal medico inglese Alexander Fleming. Ma sapete come l'ha scoperta? Assolutamente per caso. Dimenticò delle finestre aperte del suo laboratorio e al suo rientro trovò che alcune spore che erano entrate dalle finestre aperte avevano contaminato i suoi vetrini. Queste spore avevano un forte potere battericida e da lì nacque tutta una ricerca che lo portò poi nel 1945 a prendere il Nobel con i suoi collaboratori. Ma fu davvero lui il primo a scoprire la penicillina? Ebbene no. La penicillina fu scoperta 33 anni prima da questo italiano, Vincenzo Tiberio. Vincenzo Tiberio era uno studente di medicina a Napoli che anche lui per caso aveva scoperto il forte potere battericida della penicillina. L'aveva anche pubblicato, ma nessuno diede seguito a questa scoperta. Vincenzo Tiberio non ebbe fortuna, non era al posto giusto al momento giusto. Bene, abbiamo visto che il caso e il contesto sono fondamentali, ma ovviamente il talento è necessario per poter cogliere le opportunità casuali che si presentano. Questi due signori sono i fratelli Wright, esperti costruttori di biciclette. Nel 1900 avevano un sogno, costruire la prima macchina a motore più pesante dell'aria che volava. E questo perché da piccoli avevano ricevuto un aeroplanino di carta e bambù che volava. Eminenti scienziati avevano decretato che questo era impossibile. Eppure loro, con la loro tenacia e grazie anche al fatto che qualcuno diede loro una chance, ci riuscirono. E qualche anno dopo vendettero il loro brevetto all'aeronautica militare, cioè nacque l'aeronautica militare. 60 anni dopo e passa, siamo arrivati sulla Luna e oggi abbiamo superato pure i confini del nostro sistema solare. Questo signore qui è ingegnere britannico Tim Berners-Lee, che nel 1989 lavorava al CERN di Ginevra e aveva un problema. Doveva condividere i dati presi nelle macchine acceleratrici con tutti gli scienziati che collaboravano nel mondo col CERN. Ebbene, si inventò un protocollo, il protocollo WWW o WWW come lo chiamiamo oggi, il World Wide Web. Bene, non avrebbe mai potuto immaginare che questo protocollo oggi viene utilizzato per le motivazioni più diverse e certamente lontanissime da quelle che erano le motivazioni iniziali. Più della metà della popolazione mondiale oggi lo utilizza. Un altro esempio. Nel 1940 alcuni matematici americani proposero di utilizzare un metodo nuovo, battezzato metodo Monte Carlo, che utilizzava i numeri casuali proprio per risolvere degli integrali molto complicati. Che cos'è il metodo Monte Carlo? Essenzialmente è l'analogo di riuscire a far girare una chiave in una serratura bloccata semplicemente muovendola in maniera erratica. Quanti di noi l'hanno fatto? Quasi tutti, credo. Bene, ispirati da tutto questo,
da più di 15 anni, col mio gruppo di ricerca all'Università di Catania, mi occupo di applicare le strategie casuali non solo in ambito scientifico di tipo fisico, ma anche in problemi di tipo sociale ed economico. Uno dei primi problemi a cui ho applicato queste strategie casuali è stato quello del principio di Peter. Peter era uno psicologo canadese che nel 1969 pubblicò, insieme a un suo collaboratore, un libro che divenne molto popolare. The Peter Principle si chiamava così, Why Things Always Go Wrong, perché le cose vanno sempre storte. E in questo libro lui enunciava un principio che appunto poi prese il suo nome, che era questo, cioè in un gruppo gerarchico ogni nuovo membro risale alla gerarchia finché non raggiunge il suo livello di incompetenza. In sostanza, che succede? Noi lavoriamo bene, veniamo promossi a un livello superiore, magari continuiamo ancora a lavorare bene, veniamo ancora promossi, ma a un certo punto i compiti che ci vengono richiesti sono molto diversi da quelli precedenti e non siamo più in grado di lavorare altrettanto bene. E però abbiamo raggiunto un livello apicale e lì ci fermiamo. Questo ha anche un corollario, ovviamente, cioè che nel tempo ogni posto tende a essere occupato da un dipendente che è incompetente. E capite bene che questo è un grosso problema. Ma se ci pensiamo non è così strano. Quanti di noi abbiamo assistito a operai che sono bravissimi ma non sono in grado di essere bravi dirigenti, o un bravo soldato che non è in grado di essere un bravo comandante, e così via. Però ovviamente da fisico io devo in qualche modo dimostrare rigorosamente che le cose stanno così. E quello che abbiamo fatto è, con diversi modellini matematici, abbiamo dimostrato rigorosamente che Peter aveva ragione sotto certe condizioni e che però è possibile contrastare la risalita dell'incompetenza all'interno di un gruppo gerarchico semplicemente adottando delle strategie casuali. Vi faccio un altro esempio. Immaginate di essere allenatore di una squadra in cui viene a mancare il vostro migliore attaccante per un infortunio. Il secondo vostro miglior giocatore è un portiere. Bene, chi di voi metterebbe il portiere al posto dell'attaccante? Nessuno, credo, perché avreste un doppio danno. Perdereste il vostro migliore portiere, che dovete sostituire con qualcun altro che non sarà altrettanto bravo, e non siete sicuri che il vostro migliore portiere sarà anche un bravo attaccante. Molto meglio scegliere a caso. Le strategie casuali hanno anche altri vantaggi. Sono utili per combattere la corruzione, il nepotismo, per combattere la disparità di genere, e sono utili anche per trovare nuovi talenti. Casi eclatanti di questo in ambito musicale sono il caso di Arturo Toscanini e Maria Callas, che iniziarono la loro carriera di successo sostituendo qualcun altro che mancava in un ruolo che non era il loro. Ma d'altra parte, se ci pensiamo bene, la selezione naturale funziona così da sempre. Se una specie sviluppa una caratteristica che le dà un vantaggio, questa viene rafforzata e mantenuta e passata alla progenie, altrimenti viene dimenticata. Tutto questo però è nato per caso. E davanti a una macchinetta del caffè, durante una pausa pranzo, un mio collaboratore, Alessandro Pluchino, mi raccontava di questo libro che aveva trovato per caso, si era incuriosito e così parlando abbiamo iniziato a pensare a dei possibili modellini matematici e così è nato tutto. E questa cosa ci ha dato molta popolarità, abbiamo anche vinto dei premi importanti, e però tutto questo cosa ci insegna? Certamente non quello di stare seduti nella propria stanza aspettando che qualcosa ci caschi dall'alto. Assolutamente no, perché ci insegna semplicemente che per fare match point la casualità va cercata e sfruttata. Quindi aprite, soprattutto ai più giovani, aprite le vostre menti, cioè ascoltate le opinioni più diverse, rischiate, fate le esperienze più diverse. In caso di insuccesso, guardate sempre gli aspetti positivi della cosa, uscite dalla vostra comfort zone e ogni tanto
date una chance anche a idee strane e azzardate. Ogni tanto lanciate anche una moneta. E adesso veniamo a questo barattolo. Quando siete entrati vi è stato chiesto di indovinare quante palline c'erano qui dentro. Perché tutto questo? Perché abbiamo cercato di replicare un esperimento che fu fatto dallo statistico inglese Sir Francis Galton ai primi del Novecento, in cui lui chiese a un gruppo di persone che era dentro una fiera, circa 800 in quel caso, come è stato chiesto oggi a voi, di scrivere su un bigliettino il peso di un bue dopo la sua macellazione. Nel gruppo ovviamente c'erano anche degli esperti, ma nessuno di loro indovinò esattamente il peso. Però facendo la media fra tutte le opinioni che aveva raccolto, trovò un valore che era dentro l'1% quello esatto. Questo a riprova del fatto che se noi prendiamo un gruppo eterogeneo di persone con idee e opinioni completamente diverse, però in maniera indipendente, facendone una media possiamo trovare un risultato che è molto vicino a quello corretto. Su questo si basano le previsioni dei sondaggi, su questo si basa il fatto che all'interno delle giurie popolari nei processi ci sono delle persone scelte a caso. E su questo, analogamente, si basa anche il confronto democratico, se fatto correttamente. Bene, per tornare a noi, secondo voi qui dentro oggi c'erano 336 palline. In realtà ce n'erano 324, un errore del 4%. Grazie.